humus di lombrico, acidi umici, acidi fulvici, ma stiamo forse parlando della stessa cosa? Se volete saperne di più guardate il video, ma prima la sigla. Buongiorno growers, sempre di più si sente parlare degli ammendanti del terreno, e in particolare dell'humus, ma si parla spesso anche di acidi umici e acidi fulvici. Vediamo di capire cosa sono, quali sono le loro proprietà e come si usano. In realtà è difficile definire l'humus perché, come si vede dall'immagine, è una sostanza molto complessa e infatti ancora oggi è oggetto di studio. Però, detto in modo semplice, l'humus fa parte della sostanza organica del terreno e, come si vede da questo grafico, questa è costituita dai residui freschi, sia vegetali che animali, dagli organismi viventi, e qui si intendono sia i microrganismi che anche i piccoli animali, i piccoli vertebrati, ma soprattutto gli invertebrati, dalla materia organica in decomposizione e da quella che invece è già stata decomposta e che quindi non può più subire nessun altro tipo di trasformazione, e per questo viene definita stabile. Ed è proprio questo l'humus in realtà. Qui infatti poi sorge una domanda, ma l'humus quindi è sempre presente nel terreno? In realtà basta pensarci, e i terreni non sono tutti uguali. Pensiamo al giardino di casa, oppure al campo agricolo, o al giardino, al parco giochi, oppure al bosco, sono molto diversi. E inoltre la formazione dell'humus dipende anche da fattori ambientali, come temperatura, umidità, il pH del terreno e, come abbiamo visto, dai microrganismi, dalle interizioni degli organismi presenti nel terreno stesso. Quindi in realtà la risposta è che non in tutti i terreni è presente l'humus, ma soprattutto l'humus avrà delle caratteristiche diverse in base a dove si è formato. Quello che però ci interessa di più è che l'humus è presente nella parte superficiale del terreno. Infatti, come si può vedere da questa immagine, è indicato dalla lettera A ed è quindi uno strato superficiale che viene esplorato e rimescolato abbondantemente dalle radici, e per questo l'humus è in grado di influenzare la crescita e lo sviluppo delle nostre piante. Per capire da cosa è formato l'humus, comunque ci sono venuti incontro bravi scienziati che hanno visto che a diversi livelli di pH le componenti dell'humus si separano e sono state individuate tre parti fondamentali. La prima è l'umina, che è strettamente legata alla matrice minerale del terreno, e quando dico minerale in questo caso intendo proprio la roccia da cui prende origine il suolo. Però per questo motivo, derivando appunto da materiale roccioso, è molto poco reattivo e quindi molto poco utilizzato come ammendante. Arriviamo alla ciccia, quello che ci interessa, che sono gli acidi umici e gli acidi fulvici, che sono le altre due componenti dell'humus, e possiamo dire che sono la parte nobile dell'humus. Infatti sono quelle in grado di influenzare il sistema terreno-pianta e svolgono la principale azione ammendante sul terreno, e hanno anche una forte azione di stimolazione dell'attività microbica del suolo. Ma vediamo un po' delle proprietà benefiche dell'humus e delle sostanze umiche in generale. Da una parte influenzano la fertilità del suolo, infatti viene utilizzato come ammendante. Perché? Perché è una fonte di energia, perché le sostanze umiche sono ricche di carbonio, che è la fonte primaria di energia per gli organismi benefici del suolo. In più migliora la capacità di ritenzione idrica. Infatti è un ammendante, migliora la struttura del suolo, ne evita il compattamento e quindi l'acqua riuscirà a penetrare più facilmente all'interno del suolo e ad essere trattenuta. In più ha una funzione di risanamento, perché grazie alle cariche elettriche che ci sono sulla superficie delle sostanze umiche, qui non entrerei troppo nel dettaglio, ma ci sono delle cariche elettriche esterne, che sono in grado di inattivare, perché le legano a loro stesse, i pesticidi e anche i metalli pesanti, come ad esempio il mercurio, il piombo e il cadmio, e li rendono non disponibili ad essere assorbiti dalle piante. Neutralizzano il pH, perché tendono a portare il pH intorno alla neutralità, ovvero intorno al valore di 7. In questo modo molti microelementi che non sono disponibili a pH troppo estremi diventano nuovamente disponibili per le nostre piante. In ultimo ha delle proprietà isolanti, perché l'humus e le sostanze umiche tendono a stabilizzare la temperatura del suolo, soprattutto durante i rapidi cambiamenti climatici, e in questo modo le nostre radici saranno protette. Oltre agli effetti benefici che ha sul suolo, l'humus e le sostanze umiche influenzano la crescita e lo sviluppo delle piante. Infatti aumentano l'efficienza dei fertilizzanti, in particolare NPK, azoto, fosforo, potassio, e calcio e magnesio,
perché ne impediscono la lisciviazione, ovvero che vengano dilavati via con piogge o acqua troppo abbondante, e quindi si ha un risparmio dei prodotti fertilizzanti. Migliorano la germinazione, infatti è stato notato che semi trattati con soluzione contenente acidi umici e acidi fulvici presentano una maggiore germinabilità, quindi più piantine dai semi che andremo a mettere a dimora. Migliorano l'apparato radicale delle piante, infatti gli acidi umici e acidi fulvici, soprattutto se utilizzati a basse concentrazioni, permettono di avere radici più pesanti dal 20 al 50%, e direi che non è assolutamente poco, e possono essere utilizzati come fertilizzanti fogliari. È stato dimostrato infatti che concimi fogliari contenenti NPK e altri microelementi, se in aggiunta si addizionano gli acidi umici e fulvici, hanno un'efficienza maggiore tra il 100 e il 500%, quindi anche qua direi ottimo. Hanno un'efficienza maggiore appunto delle applicazioni di un prodotto simile senza la presenza di acidi umici e acidi fulvici. Inoltre migliorano la traslocazione dei nutrimenti. Qui gli acidi umici e gli acidi fulvici hanno effetti infatti sulle membrane cellulari e, piccolo inciso, gli elementi minerali si spostano all'interno della pianta. Uno delle possibili vie di trasporto dei minerali è quella attraverso le membrane cellulari, però per la pianta è un costo energetico, quindi se gli acidi umici e acidi fulvici ne facilitano il passaggio, la pianta risparmia energie per fare altro, e ci sarà un aumento di trasporto dei nutrimenti verso gli organi che richiedono più nutrimento, come possono essere le foglie, le giovani foglie, i fiori e anche i frutti. E in ultimo è stato notato che applicazioni fogliari di acidi umici e acidi fulvici aumentano la clorofilla all'interno delle foglie, quindi più clorofilla, più fotosintesi, più produttività delle nostre piante. Direi che adesso, dopo questa panoramica sull'humus e la sua composizione, è facile comprendere cosa sia l'humus di lombrico. Infatti non è altro che humus prodotto principalmente dalla digestione ad opera dei lombrichi, in particolare si utilizza Eisenia fetida, e dal nome direi che l'humus non avrà un delicato odore, profumo di margherite di campo, e per questo motivo, visto che si utilizza questo lombrico, viene chiamato vermicompost. Però per chi lo produce è anche importante la fonte primaria dei residui da dare da mangiare e digerire ai lombrichi. Infatti si predilige il letame maturo, stagionato almeno 6 mesi, di origine equina o bovina. In questo modo si ottiene un humus di primissima qualità, molto ricco di nutrienti e che sono prontamente disponibili per le nostre piante. In commercio troveremo quindi sia prodotti liquidi, come ad esempio questi che ho preparato sul banchetto, da miscelare all'acqua e utilizzare per l'innaffiatura o per le applicazioni fogliari, sia prodotti solidi da mischiare direttamente nel terreno. Questo è semplicemente humus di lombrico, in questo caso invece ci sono contenuti acidi umici e acidi fulvici insieme ad altri componenti, quindi sul mercato sono disponibili veramente un'infinità di prodotti. I prodotti solidi andranno miscelati nel terriccio quando stiamo preparando il vaso o nella buca dove andremo a mettere a dimora le nostre piante, ma se abbiamo già le piante a dimora nessun problema, basta smuovere i primi 10-15 cm di terreno, andare a incorporare il nostro humus e poi far seguire tutto da un'abbondante innaffiatura. Come avevamo visto per il guano, anche con l'humus di lombrico è possibile realizzare il composting. Basta inserire l'humus in un contenitore a maglia molto fine, metterlo a mollo nell'acqua e accendere l'aeratore e tenere in agitazione per almeno 24 ore, togliere la schiuma che inevitabilmente si andrà a formare in superficie e voilà, il tè è pronto. Si può utilizzare sia come acqua di irrigazione che anche per le applicazioni fogliari. Per concludere farei un piccolo approfondimento, forse leggermente più tecnico, che può interessare soprattutto i produttori di canapa legale. Infatti abbiamo visto tutti i vantaggi apportati dalle sostanze umiche, ci sono tantissimi studi che li confermano e quindi li possiamo considerare più che validi. Però, c'è un però, perché diciamo che è stato dato un po' per scontato che influenzassero positivamente anche i metaboliti secondari, ovvero i principi attivi, delle piante medicinali. Però per quanto riguarda la canapa non ci sono, anzi meglio, non c'erano studi a riguardo, almeno fino a qualche anno fa, quando l'Università di Agricoltura di Gerusalemme, qui parentesi, ricordo che Israele è uno dei più grandi esportatori di cannabis terapeutica nel mondo, questa università ha proprio testato l'influenza dell'acido umico, attenzione, non ho detto l'humus, acidi umici, acidi fulvici, miscele varie di questi componenti, ma ha testato semplicemente delle applicazioni mirate con l'acido umico. E da questi test hanno ottenuto purtroppo il contrario di quello che speravano, ovvero hanno visto che i livelli di CBG, CBD e THC
si sono abbassati anche del 30%, però in un modo particolare, perché non in tutta la pianta, ovvero la pianta al completo aveva il 30% in meno dei principi attivi rispetto alle piante non trattate, ma soltanto la parte apicale della pianta ha avuto questa riduzione di principio attivo. Qui ricordo che la parte apicale della pianta, la parte alta, è quella che normalmente produce i livelli più alti dei principi attivi, quindi all'interno della stessa pianta ci sarà un po' di differenza tra la parte apicale più ricca di principi attivi e la parte bassa che invece è più carente. Però questo non è soltanto un difetto, perché può essere interessante soprattutto per i produttori di CBD, di canapa legale, perché permette di avere una pianta con valori di CBD e anche THC, che non deve superare certi livelli per legge, più omogenei all'interno della stessa pianta, e quindi questo può essere utile a fini commerciali perché devono distribuire un prodotto con caratteristiche standard e in questo modo possono ottenerlo. Con questo non volevo spaventare nessuno, perché adesso non correte a dire oddio non uso più l'humus, non uso più gli acidi umici. Attenzione, era uno studio molto mirato e specifico, e gli stessi ricercatori dicono chiaramente che gli effetti degli acidi umici meritano ulteriori approfondimenti e successivi studi, perché oltre a questo svantaggio, è stato svantaggio così a grandi linee, comunque è stato notato che aumentano notevolmente i livelli di terpeni, e quindi avremo delle infiorescenze con delle caratteristiche organolettiche per quanto riguarda profumo e aromi decisamente superiori a piante che invece non vengono somministrati humus o sostanze umiche. Direi che per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, aspetto soprattutto qui sotto i vostri commenti, sapere se usate l'humus, che tipo di humus usate, se avete notato dei benefici dopo la sua applicazione. E saremo contenti, e se vorrete condividere con noi la vostra ricetta del composting ci farà piacere provarla, ma credo anche agli altri coltivatori che ci seguono. Ragazzi, alla prossima! Che mi chiama qualcuno sempre, Fabio. Pronto Fabio?